Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come appunto potete vedere con i Tinseltown Tarot, questo mazzo così particolare e anche molto bello iconograficamente, ovviamente quasi malinconico poiché ci riporta ai fasti di Hollywood e ovviamente della cinematografia americana ma anche internazionale degli anni 40, 50 e 60. Che cosa chiederemo a questo meraviglioso mazzo? Cercheremo appunto di capire qualcosa in più sul vostro percorso sentimentale, un percorso che ovviamente verrà visto da un punto di vista proprio temporale, cioè partendo da un passato per arrivare ovviamente al presente e al futuro, d'accordo? Quindi sicuramente utilizzeremo, come avrete anche già capito, il metodo della croce celtica perché permette proprio un excursus importante per quanto riguarda un qualsiasi evento o situazione, in questo caso la vostra vita sentimentale. Questo video ovviamente è adatto sia per chiunque di voi appunto sia single, ma anche per chiunque di voi abbia comunque un compagno o anche semplicemente una o più frequentazioni, cioè è un percorso che va chiaramente al di là del vostro attuale impegno, d'accordo? Quindi cerchiamo di fare un viaggio nei sentimenti, nelle vostre emozioni, ovviamente analizzando, ragazzi, chiaramente i pro e i contro della situazione, proprio per cercare di aiutarvi a comprendere cosa sia ovviamente andato bene e cosa invece non abbia funzionato e cosa stia condizionando, per esempio, il vostro ovviamente presente e che possa impedire un'evoluzione positiva per quanto riguarda appunto il futuro. Questo sarà un video a una sola variante unica. Chi mi segue da tempo lo sa che io tendo ad alternare sul mio canale video a doppia variante o anche 3-4 varianti a video a variante unica, stesa unica. Ecco, questo è un video ovviamente a stesa unica, d'accordo? Dunque, per il principio di sincronicità, per chiunque incappi casualmente appunto in questo video o lo scelga e voglia fare con noi un viaggio nei sentimenti, grazie ai Tinseltown Tarot e al metodo della croce celtica, cerchiamo appunto di chiedere a questo meraviglioso mazzo, passato, presente e futuro, dei vostri sentimenti. Vediamo un po'. Perfetto, dunque ora appunto iniziamo a disporre le carte secondo il metodo della croce celtica. Perfetto, dunque momentaneamente come sempre ragazzi, solo momentaneamente ovviamente allontaniamo dal tavolo di stesa il resto del mazzo in modo chiaramente da poter appunto usufruire di tutto lo spazio a nostra disposizione. Questa è ovviamente la disposizione a croce celtica, quindi posizione centrale il presente della situazione, posizione obliqua ovviamente gli ostacoli,
cioè ciò che non fa progredire ovviamente il soggetto della stesa, quindi voi. In terza posizione la meta, cioè il vostro percorso karmico, di che tipo sarà, come sarà. In questa posizione il passato, quindi obiettivamente scorse settimane, scorsi mesi, ovviamente da un punto di vista sentimentale. In questa posizione ovviamente il presente più recente, quindi eventualmente entro i prossimi 15-20 giorni che cosa ovviamente vi accadrà in amore, quindi gli eventi diciamo da un punto di vista sentimentale chiaramente più significativi. In questa posizione ci andiamo invece ad occupare, diciamo, del vostro futuro più imminente, cioè di quello che vi accadrà entro i prossimi, diciamo, 15-20 giorni al massimo, quindi gli eventi, diciamo, a breve termine più significativi, chiaramente ragazzi sempre da un punto di vista sentimentale. In questa posizione il prossimo futuro entro grosso modo i prossimi 3 mesi, e in quest'ultima posizione entro i prossimi 6 mesi grosso modo, quindi entro una quindicina di giorni, entro i prossimi 3 mesi ed entro i prossimi 6 mesi, lungo la stessa ovviamente disposizione. In questa posizione cerchiamo di capire in settima carta, quindi che cosa effettivamente è da voi influenzabile, cioè come potreste agire. In questa posizione, terzultima posizione, cerchiamo di capire su cosa voi obiettivamente avete poco controllo, quindi l'ambiente che vi circonda. In penultima posizione il vostro stato d'animo, cioè come voi reagite e reagirete a questa situazione. Appunto, in ultima carta il futuro entro i prossimi 6 mesi. Dunque, direi che appunto possiamo iniziare con il cuore della stesa e quindi il presente, e ovviamente qui abbiamo già una carta di grado pari, quindi un 2, in questo caso di pentacoli. Allora, generalmente appunto le carte di grado pari e in particolar modo appunto il 2 di pentacoli parla appunto di situazioni molto spesso stagnanti, cioè di situazioni che ovviamente portate troppo alla lunga non evolvono. Situazioni che obiettivamente includono un eccessivo ragionamento, quindi pentacoli, quindi un dover valutare troppo i pro e i contro di una determinata situazione, quindi il non potervi lasciare andare come voi vorreste in determinate situazioni, cioè voi vi sentite bloccate in un eterno, diciamo, presente o comunque in un tempo sospeso che non vi sta dando le emozioni che voi vorreste vivere, perché parliamo di pentacoli, non è una carta di coppe, d'accordo? Sentite un po' di freddezza attorno a voi. Avete conosciuto tutti i pentacoli, cioè persone generalmente legate a voi da un punto di vista materiale, quindi persone molto magari attratte da voi, che però da un punto di vista sentimentale vi hanno dato poco o nulla. E in particolar modo le carte di grado secondo rappresentano una scelta o comunque l'essere in dubbio tra in particolar modo 2 possibilità, ovvero potreste essere in dubbio tra 2 persone, ovviamente, che vi piacciono entrambe, ma evidentemente non del tutto prese singolarmente, oppure potreste essere in dubbio nel caso in cui siate impegnate se continuare il rapporto col vostro compagno o interromperlo, oppure diciamo potreste essere in dubbio ad esempio se iniziare una storia con una determinata persona oppure rimanere single. Quindi le casistiche sono molte, ovviamente a seconda delle vostre opportunità e della vita che state ovviamente conducendo, però è comunque un momento di stagnazione, di fermo, di blocco, diciamo, per cui vi sembra di obiettivamente non evolvere, d'accordo? E siete quindi in un momento di stallo dove percepite poco le emozioni degli altri, perché parliamo di pentacoli, ma anche di rimando le vostre. Quindi obiettivamente da questo, diciamo, 2 di pentacoli
si evince che non siate circondate da persone così, diciamo, idonee, atte al manifestare sentimenti e desiderio. Cioè, evidentemente siete o circondate da persone troppo fredde, caratterialmente distaccate, oppure persone che non ricambiano, per esempio, il vostro invece sentimento, e quindi motivo per cui sono distaccate, oppure potreste, diciamo, voi far fatica a provare dei sentimenti magari pieni, vibranti per qualcuno, proprio perché è un momento di insoddisfazione. Ma è un momento, ragazzi, perché le carte di grado secondo non rappresentano delle difficoltà che permangono a lungo, rappresentano, diciamo, ecco, delle nuvole, sì, passeggere, ma fastidiose chiaramente, che però obiettivamente non vi impediscono di evolvere o non vi impediranno di evolvere. È un momento, ragazzi, è solo un momento, d'accordo? Però obiettivamente, cioè effettivamente non è una situazione di evoluzione. E per alcune di voi, vi ripeto, questo 2 di pentacoli può essere inerente ad una scelta tra due situazioni, due persone o eventualmente due condizioni differenti, cioè impegnarsi o rimanere single, d'accordo? Quindi comunque un momento di stagnazione. Vediamo a questo punto in posizione appunto obliqua che cosa obiettivamente non va. Una persona non va. Qui abbiamo un cavaliere di spade. Allora, ecco appunto, vi parlavo di freddezza, giusto? Come volevasi dimostrare? Allora, il cavaliere di spade rappresenta ovviamente un individuo particolarmente appunto freddo, una persona che per carità è interessata a voi perché è un cavaliere, quindi c'è l'attrazione. Però è una persona che dimostra molto poco ciò che pensa perché ha paura dei sentimenti. È una persona che piuttosto che in qualche modo, diciamo, rischiare per carità di soffrire per amore o di illudersi, diciamo, ecco che questa persona si ritrae. Quindi è una persona che dimostra molto poco quello che pensa, che dimostra molto poco quello che prova, ma obiettivamente è una persona che, diciamo, tende un po' troppo ad avere le difese alte. Quindi è una persona che tante volte può sembrare veramente indifferente a voi o comunque una persona a cui voi non piacciate particolarmente. In realtà non è così. È che questa persona ha una punta di egoismo che più che una punta è un iceberg, quindi è una persona che, diciamo, mette sempre al primo posto unicamente se stesso, il proprio benessere, e di conseguenza è una persona che purtroppo, ahimè, mette sempre gli altri, quindi anche voi, in secondo posto, in secondo piano. Quindi questo cavaliere o appartiene a qualcuno che fa parte del vostro presente, quindi nel caso in cui voi siate impegnate è il vostro compagno o magari un'altra persona che potreste avere abbinato al vostro compagno, oppure nel caso in cui voi siate single è una persona che state frequentando o che avete frequentato in passato. Una persona che però obiettivamente vi ha deluso perché appunto non vi ha dimostrato tutto magari il sentimento che invece voi avete provato per questa persona o che provate. Il difetto del cavaliere, un ulteriore difetto del cavaliere di spade, è la lingua tagliente. C'è una persona che molto spesso fa poco i conti con la propria capacità, diciamo, di esprimersi. Cioè, i personaggi di spade, ragazzi, non hanno tatto, cioè zero tatto, zero empatia. Quindi è una persona che, ahimè, molto spesso potrebbe magari aver detto la parola sbagliata nel modo sbagliato, al momento sbagliato e avervi ferito. Quindi una persona egoista che pensa unicamente a se stessa e che mette in primo ordine, in primo piano sempre solo se stessa questa persona. Io, d'accordo? È chiaro che le altre persone, arrivando al secondo posto, hanno il secondo posto, quindi sicuramente anche voi in questo caso diciamo che ne avete un po' sofferto, d'accordo?
Quindi sicuramente c'è un cavaliere, c'è una persona, un'energia maschile che vi ha deluso o vi sta deludendo, quindi o è una persona del passato o è una persona che avete ancora ovviamente nella vostra vita, che però obiettivamente non ha proprio un atteggiamento così particolarmente, diciamo, tenero, dolce e romantico. È una persona piuttosto scontrosa, è una persona dall'atteggiamento burbero, è una persona intelligente, perché parliamo di spade, però priva di tatto. Quindi una persona che molto spesso si lascia andare ad esternazioni che potrebbe tranquillamente non fare e tacere, d'accordo? Cioè la classica persona che dà la risposta sbagliata nel modo sbagliato nel momento sbagliato. È una persona interessata perché è un cavaliere di spade, è una persona attratta e interessata a voi, però proprio questa persona a parole non ci sa fare, E poi vi ripeto, è una persona che ha troppa paura di soffrire, è una persona che non si mette mai in gioco del tutto, d'accordo? Cioè vuole troppo proteggere il proprio cuore. Quindi è una persona, diciamo, che vi ha deluso o vi sta deludendo particolarmente. Ora vediamo in terza posizione appunto il vostro percorso karmico, cioè ovviamente a cosa mira appunto il vostro percorso karmico da un punto di vista strettamente sentimentale. Qui abbiamo un'altra carta di grado secondo, il 2 di bastoni, decisamente comunque più positiva del 2 di denari. Il 2 di bastoni parla ovviamente di una maggior concretezza, bastoni appunto, quindi un agire pratico, vedete? Quindi non avete più ovviamente le mani legate in questo caso, non è una situazione così statica, bensì la situazione ovviamente tenderà ad accelerare. Chiaramente però è pur sempre una carta che implica, vedete, una scelta tra due posizioni o tra due persone, cioè voi vi troverete ragazzi prima o poi di fronte ad un bivio, Cioè voi dovrete scegliere, vi ripeto, o tra due persone o obiettivamente tra, per esempio, iniziare una nuova storia o ovviamente rimanere single e passare oltre, oppure evidentemente nel caso in cui voi siate impegnate, se continuare il rapporto col vostro compagno oppure interromperlo. Cioè nel vostro destino c'è una scelta, Quindi sicuramente una scelta pratica che voi andrete a fare, quindi non sarete bloccate come ovviamente nel momento presente, qui c'è una scelta e da quella scelta partirà di nuovo tutta la vostra vita e si riaprirà il vostro ciclo karmico che ad oggi è ovviamente bloccato con questo 2 di denari. Quindi per fortuna sicuramente ragazzi nell'immediato futuro, perché tra l'altro il 2 di bastoni rappresenta comunque tempistiche veloci, quindi sicuramente nell'immediato futuro voi andrete, anzi direi quasi obbligatoriamente, a sbloccare questa situazione e a prendere comunque una direzione molto più chiara, agendo, vedete, bastoni, cioè in maniera molto più consapevole. Questa scelta ovviamente ragazzi spetterà a voi. Cioè voi non subirete le scelte di altre persone, cioè sarete assolutamente padrone, per fortuna ovviamente, del vostro destino. Quindi ovviamente il 2 di bastoni parla proprio di una scelta, vi ripeto, anche pianificata, organizzata anche nei minimi dettagli, cioè voi non agirete in maniera impulsiva, voi agirete ovviamente in maniera molto lucida e razionale, ma sarà la scelta giusta perché è un 2 di bastoni, d'accordo? Quindi riuscirete anche ovviamente a pianificare il come, il dove, il quando, cioè vi ripeto non sarà una scelta fatta sulla scorta dell'istinto, di un sentimento, cioè sicuramente cercherete di scegliere per il meglio, per dare a voi stesse ovviamente finalmente la priorità. D'accordo? Come probabilmente non avete fatto sino ad ora. Quindi nel vostro destino c'è una, diciamo, scelta, una decisione drastica, un giro di boa e da lì ripartirà la vostra vita, d'accordo?
Quindi sicuramente andrete incontro ad una scelta, ovviamente nel prossimo futuro, ma sarà una scelta definitiva che voi farete anche a cuor leggero, quindi non lasciandovi in qualche modo anche bloccare da, per esempio, rimorsi, sensi di colpa, rimpianti. Cioè questo vi permetterà di andare avanti e di ricominciare una vostra vita, vi farà sentire bene, parliamo di bastoni, quindi molto più energiche, molto più forti, coraggiose, appetibili anche agli occhi degli altri. D'accordo? Quindi sicuramente c'è un movimento importante, ovviamente, nel vostro immediato futuro. Ora, in questa posizione, chiaramente invece andremo ad affrontare il passato. Quindi ovviamente cerchiamo di capire ovviamente che cosa in particolar modo ha, diciamo, condizionato negativamente ovviamente il vostro passato sentimentale. Ragazzi, qui ovviamente abbiamo l'appeso. Allora, l'appeso parla di sacrifici, ve l'ho detto già dall'inizio con questo 2 di denari. Cioè voi evidentemente avete dato troppo a questo cavaliere o comunque anche ad altre persone, avete dato veramente troppo e avete ricevuto molto poco rispetto a quello che avete dato. L'appeso parla anche di pazienza, quindi avete dovuto pazientare, avete dovuto, diciamo, portare un po' troppa pazienza, magari anche aiutando, comprendendo empaticamente l'altra persona o le altre persone, però sempre senza avere nulla in cambio. Quindi l'appeso parla di una condizione interiore, anche psicofisica, che per voi può essere risultata, diciamo, pesante, proprio perché obiettivamente ogni vostro desiderio può aver subito, diciamo, degli ostacoli, momenti di stallo, ma non per causa vostra, perché vedete l'appeso parla di chi sta ciondolando ma vorrebbe liberarsi da questo gioco, però obiettivamente non riesce a farlo. Quindi obiettivamente, ragazzi, la carta dell'appeso parla di una persona, quindi voi, di un soggetto della stesa che ha dovuto sopportare troppo, tante persone, tante condizioni, tanti ostacoli non portati ovviamente da voi, quindi situazioni veramente molto pesanti che non avete causato voi. La carta dell'appeso, ragazzi, parla anche di, diciamo, una situazione particolarmente, diciamo, difficile, specialmente per chi ha vissuto una storia con una persona, tra virgolette, irraggiungibile, cioè una persona impegnata o una persona lontana a livello geografico. Per cui questa lontananza, diciamo, vi è sempre sembrata incolmabile, soprattutto con l'andar del tempo. Potrebbero, per esempio, esservi state promesse determinate cose, determinati cambiamenti che poi effettivamente non sono mai ovviamente avvenuti e accaduti, d'accordo? Quindi l'appeso parla proprio, diciamo, di chi ha dovuto sopportare troppo senza vedere nulla in cambio. Soprattutto l'appeso parla di un sacrificio anche fisico, cioè avete dovuto molto spesso castrare i vostri desideri nei confronti di una determinata persona o situazione, vi ripeto, o per lontananza o perché questa persona magari era impegnata o perché voi siete impegnate e quindi avete sempre cercato di comportarvi, diciamo, degnamente, senza però mai essere obiettivamente ricambiate, diciamo, nei vostri sacrifici, d'accordo? Quindi obiettivamente l'appeso parla anche, diciamo, di una sorte avversa che in qualche modo vi ha messo particolarmente alla prova. L'appeso parla anche di chi ha conosciuto persone altalenanti che vi hanno appunto fatto ciondolare, persone che comparivano e poi scomparivano, persone che vi promettevano e poi appunto invece si tiravano abilmente indietro, persone bugiarde, persone che si nascondevano dietro appunto, vedete, ad un velo di menzogne. Quindi obiettivamente l'appeso parla di un passato sentimentale non proprio caratterizzato da momenti positivi, bensì, diciamo, da momenti particolarmente altalenanti, vi ripeto, non portati e causati da voi, ma da terze persone, quindi persone inaffidabili che vi hanno, vedete, lasciato in attesa. D'accordo? O comunque non vi hanno ricambiato nei vostri desideri o sentimenti.
Ora arriviamo appunto a questa posizione, cioè l'immediato futuro, entro ovviamente i prossimi 15-20 giorni in amore. E qui abbiamo il 3 di Pentacoli. Allora, il 3 di Pentacoli è una carta molto positiva, proprio perché ovviamente parla di collaborazione per un fine comune, ovviamente fine in questo caso Pentacoli, ragazzi, quindi chiaramente una persona attratta, quindi una persona che ha voglia di, diciamo, trascorrere del tempo con voi per consumare, però comunque diciamo una persona che avrà un atteggiamento molto collaborativo, potrebbe essere proprio anche questo cavaliere di spade che per esempio magicamente deciderà appunto di cambiare atteggiamento, magari proprio per paura di perdervi, cioè obiettivamente qui c'è, diciamo, una collaborazione maggiore da parte di una persona in particolare, appunto, che si, vedete, prodigherà per cercare di attirare la vostra attenzione o comunque per cercare di soddisfare, vedete, le vostre esigenze. Quindi sicuramente qui c'è una persona che a breve vi darà qualche, ragazze, qualche, lo sottolineo, qualche soddisfazione in più. È un 3 di Pentacoli, d'accordo? Quindi non è la persona che vi arriva sotto casa con il cavallo bianco e che vi canta una serenata, d'accordo? Quindi questa è una persona che verrà da voi con un'intenzionalità molto pratica, diciamo così, ma perché è attratta da voi, per carità, ci sta. Ecco che però una persona che appunto non, diciamo, cercherà tanto un contatto emotivo di cuori, di anime, ma una vicinanza di corpi. Però vi ripeto, è una persona che vi farà capire di voler darvi, diciamo, quel qualcosa in più. È una piccola evoluzione. Le carte di grado terzo rappresentano un'evoluzione rispetto, vedete, al 2 di denari di cui vi parlavo a inizio stesa. Quindi rispetto a questo momento di stagnazione, il 3 di denari parla di un'evoluzione in più, quindi ovviamente di un qualcosa in più. Ora, chi vi darà questo qualcosa in più? Potrebbe essere o questo cavaliere di spade che rinsavisce, oppure potrebbe essere una terza persona che voi potreste conoscere, incontrare, o che voi già ovviamente conoscete, ma che, alleluia, finalmente ovviamente si farà avanti e di conseguenza vi farà capire che ovviamente voi gli piacete, d'accordo? Qui c'è una novità in amore, il 3 di Pentacoli parla di novità, parla di un piccolo corteggiamento, di un passo in più che o farà qualcuno che già fa parte della vostra vita sentimentale o qualcuno di completamente nuovo. I pentacoli parlano di concretezza, quindi una persona che obiettivamente, diciamo, vi potrà scrivere, anzi vi scriverà, vi chiamerà, vi messaggerà e potrebbe anche proprio invitarvi ad un incontro. Quindi una persona che agirà in maniera molto concreta, ovviamente per cercare di darvi quel qualcosa in più, quella dimostrazione in più. Vi ripeto, è un 3 di pentacoli, non è un asso di coppe, d'accordo? Quindi una persona che ovviamente farà un piccolo passo, lo farà e ovviamente essendo un 3 di pentacoli, sinceramente, vedete, la cosa vi darà molta gioia e soddisfazione. Cioè voi non rimarrete assolutamente, diciamo, così insoddisfatte da questo piccolo gesto che seppur piccolo però vi farà ovviamente molto piacere e ne approfitterete, cioè avrete modo comunque di approfittare di questo momento di gioia e di felicità. Quindi questo ovviamente entro i prossimi giorni, le prossime 2-3 settimane. È una carta di realizzazione, una realizzazione, vi ripeto, pratica, d'accordo? Cioè voi sentirete, vedrete questa persona più propensa nel volervi venire incontro, nel darvi soddisfazione e considerazione. Una persona che ovviamente agirà anche con altruismo, cioè pensando forse per la prima volta anche a voi, e questo porterà ad un notevole miglioramento nella vostra vita. Quindi vi sentirete ovviamente molto più considerate, amate e ovviamente apprezzate. D'accordo? Quindi sicuramente una carta molto bella che parla di piccoli eventi comunque molto belli e molto positivi.
Ora invece in questa posizione cerchiamo di capire entro invece i prossimi 3 mesi che cosa invece appunto accadrà nella vostra vita, ovviamente sentimentale ed emotiva. Cioè cerchiamo di capire dopo questo 3 di pentacoli come appunto evolverà la situazione. Mamma mia, che bello. Allora, qui abbiamo un bellissimo cavaliere di bastoni. Questo sì che può arrivare a cavallo, eh? Sì, sì. Allora, questo cavaliere di bastoni, vedete? Molto romantico. Allora, ragazzi, il cavaliere di bastoni è sicuramente una persona che, vi ripeto, mostrerà immediatamente bastoni, quindi molta attrazione fisica, nei vostri confronti, una persona che, diciamo, cercherà in tutti i modi, vedete, di corteggiarvi, di avervi. Quindi una persona che è spinta, ragazzi, sempre dai bastoni, quindi chiaramente sempre dall'attrazione fisica, farà ovviamente di tutto per conquistarvi. Quindi una persona molto attratta, una persona a cui voi piacete molto, una persona che obiettivamente vi dimostrerà molto, vi corteggerà molto, una persona che potrebbe proprio, per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, anagrafico, appartenere tra i 35 e i 45 anni e da un punto di vista astrologico appartenere ad un segno di fuoco, quindi Leone, Sagittario, Ariete, oppure averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi 3 segni nei pianeti principali che strutturano la personalità, quali sono appunto Venere, piuttosto che Luna, piuttosto che Marte e Mercurio. Vi faccio un esempio, potrebbe essere del segno del Leone e per esempio avere Venere in Leone ascendente in Sagittario, è un esempio, quindi una forte compresenza dei segni di fuoco. È una persona molto passionale, ma è anche una persona molto leale. Quindi è una persona sincera e tendenzialmente il cavaliere di bastoni non è una persona impegnata, quindi è una persona libera, una persona single o è una persona che, diciamo, in qualche modo sta chiudendo una storia, però è comunque una persona sentimentalmente libera, cioè non è una persona che ha per esempio la classica ex di cui è ancora perdutamente innamorato, non è la classica persona sposata e impegnata con 10.000 figli che non lascerà mai la compagna ufficiale, è una persona assolutamente, diciamo, libera, molto anche spensierata, cioè una persona tutto sommato soddisfatta anche, ma meno male, della sua vita, quindi non il classico irrisolto pieno di problematiche, è una persona che sicuramente proprio per questo motivo arriverà da voi in maniera molto sicura, molto decisa, cioè è la carta del corteggiatore, del conquistatore, quindi è una persona che vuole ovviamente prendere il posto al vostro fianco. Ovviamente, ragazzi, vi ripeto, una persona che è portata sicuramente alla conquista a seguito di un'attrazione fisica molto forte, cioè le modalità attraverso le quali questa persona sceglie una compagna ovviamente hanno in primo ordine, in primo piano l'aspetto estetico, cioè voi dovete piacere fisicamente a questa persona, altrimenti non si muove. Evidentemente questa persona invece per voi proverà una fortissima attrazione. Ecco che questa persona veramente però in questo caso vi farà vivere dei momenti anche romanticamente molto belli, molto intensi e insperati. Generalmente il cavaliere rappresenta una sorpresa, quindi voi potreste conoscere e incontrare questa persona, ovviamente quando meno ve lo sareste aspettate, d'accordo? Come una sorta di grande sorpresa da parte della vita. Il cavaliere rappresenta anche, come tutti i cavalieri, chi si sposta nel tempo e nello spazio, quindi potrebbe essere una persona lontana, cioè che abita lontano ovviamente da voi e che magari si sposta molto, per esempio per lavoro, oppure una persona che torna dal passato. Sì, ragazzi, i cavalieri possono tornare dal passato, quindi potrebbe essere una persona del vostro passato che ovviamente vi ritorna, però con quelle caratteristiche di cui vi ho parlato prima, d'accordo? Quindi comunque è una persona tendenzialmente libera e una persona sicuramente molto sincera, molto positiva, una persona anche buona,
che sicuramente ovviamente farà di tutto per potervi conquistare o riconquistare nel caso in cui torni ovviamente dal passato. D'accordo? Quindi è una persona che è in movimento. Potrebbe, per esempio, essere una persona in via di trasferimento o di trasloco, di conseguenza potrebbe cambiare casa, oppure una persona che voi potreste incontrare a seguito di un cambiamento, per esempio, di lavoro, di abitazione o durante un viaggio o appunto uno spostamento, d'accordo? Quindi anche durante un vostro viaggio, per esempio di piacere o un viaggio di lavoro, d'accordo? Ecco che potreste incontrare questa persona, perché i cavalieri sono sempre inerenti a del movimento, a un viaggio, uno spostamento, d'accordo? Quindi o lui si sposta e di conseguenza si avvicinerà a voi, o voi vi sposterete e vi avvicinerete a questa persona, d'accordo? Comunque avrete veramente modo di conoscere questa persona e noterete immediatamente, ragazzi, un'attrazione molto forte. Questa è una persona che diciamo è molto forte, intraprendente, coraggiosa, Parlavamo appunto dei segni di fuoco, quindi non è una persona che si trattiene, se qualcosa gli piace ovviamente questa persona va dritta al sodo, cioè non temporeggia assolutamente. E poi vi ripeto, è una persona molto generosa, una persona passionale al massimo, una persona molto romantica, quindi proprio l'opposto del cavaliere di spade, d'accordo? Quindi vedete che è proprio una persona che anche come postura, come atteggiamento si proporrà a voi, quindi questa è la persona giusta, sicuramente, entro, vi ripeto, grosso modo i prossimi 2-3 mesi. D'accordo? Quindi sicuramente entro l'estate. Ora affrontiamo queste ultime 4 carte ovviamente della croce celtica. In questa posizione cerchiamo di capire ovviamente su cosa voi potreste esercitare una certa influenza per ovviamente arrivare alla meta. E qui abbiamo la regina di spade. Allora, in questo caso la regina di spade ovviamente non è una nemica, bensì è una donna che potrebbe invece particolarmente aiutarvi. Ora, la regina di spade può essere una madre, può essere un'amica, può essere una sorella, cioè può essere comunque una persona che in qualche modo, diciamo, vi aiuterà a superare delle enormi difficoltà. Una persona che, vi ripeto, è pur sempre un personaggio di spade, cioè non è proprio una persona, anche qui, molto, diciamo, accondiscendente, una persona dolce, una persona tenera, è una persona un po' dura, che anche in questo caso ha la lingua lunga, ma che obiettivamente vi servirà in qualche modo per raggiungere determinati scopi. Quindi obiettivamente qui vi viene, diciamo, consigliato, fra ovviamente i denti, di approfittare della vicinanza, dell'aiuto di questa regina di spade, che seppur, diciamo, magari non goda particolarmente della vostra simpatia, però potrebbe effettivamente essere per voi la persona giusta in grado proprio di aiutarvi. D'accordo? Quindi anche nel caso in cui per esempio sia una madre con la quale voi non andiate particolarmente d'accordo, ecco che questa donna in qualche modo invece potrebbe assolutamente aiutarvi, o da un punto di vista pratico oppure da un punto di vista emotivo e mentale. Quindi sicuramente qui c'è una persona che vi farà da ottimo supporto. Potrebbe essere anche, per esempio, una migliore amica, potrebbe essere anche, per esempio, una sorella, potrebbe essere un datore di lavoro. Comunque, ragazzi, è qualcuno che veramente farà di tutto per potervi aiutare. Una persona molto forte, perché è una regina, ovviamente, poi di spade, vedete? Quindi è una donna abituata a lottare, una donna abituata a combattere ed è una donna di grande intelligenza, proprio perché parliamo di spade, quindi di mentale. È una donna obiettivamente, diciamo, che ha sofferto anche molto in passato e che ha in qualche modo saputo apprendere proprio dalle sofferenze del passato le modalità giuste per poter in qualche modo gestire il presente e il futuro. Ecco che obiettivamente la regina di spade potrebbe essere una donna divorziata, una donna generalmente single, che non ha mai avuto, diciamo, dei rapporti pacifici, ha vissuto sempre dei rapporti sentimentali
mentali molto tormentati, motivo per cui potrebbe darvi per esempio i consigli giusti. Oppure potrebbe essere appunto una vedova, cioè una donna molto sola, che però obiettivamente, diciamo, è dotata di intelligenza, è una donna molto furba anche se vogliamo, dialetticamente pronta, capace, quindi una persona in grado di darvi il giusto supporto. Vi ripeto, è una persona dal carattere un po' particolare, quindi sicuramente non è proprio una persona tenera, è una persona che ha la lingua tagliente, d'accordo? Quindi con la quale non sempre è facile andare d'accordo, però vi ripeto, per voi rappresenterà la persona giusta, che potrebbe proprio darvi dei giusti consigli, d'accordo? Proprio perché ovviamente è una persona saggia e matura che ha appreso dagli errori e dalle sofferenze del passato. In ovviamente quest'altra posizione invece ci andiamo ad occupare ovviamente invece dell'ambiente che vi circonda, cioè di tutto ciò appunto su cui voi obiettivamente non avete un pieno controllo. E qui abbiamo il 7 di coppe. Allora ragazze, voi siete molto molto corteggiate, cioè obiettivamente qui ci sono molte persone che obiettivamente mirano a voi, perché il 7 di coppe è una carta che parla di pluralità, è una carta che parla, vedete, di corteggiatori, quindi più avventori ovviamente interessati ad attirare la vostra attenzione. Quindi sicuramente la vostra persona obiettivamente non passa inosservata e non passerà inosservata. Questa però molteplicità di persone può portare ad un momento di confusione, perché diciamo il contraltare del 7 proprio di coppe, che generalmente è una carta molto bella e positiva, però ovviamente è rappresentato appunto dalla difficoltà in una scelta. Ora capisco appunto tutta questa necessità di scelta nel presente, in particolar modo nel futuro. Cioè voi potreste proprio avere molte opzioni, quindi non solo due a questo punto, tra le quali poter scegliere. Quindi ci saranno più persone che in qualche modo dimostreranno il loro interesse a voi. Il problema è che voi poi dovrete andare a scegliere ovviamente la persona giusta. Ecco che obiettivamente la difficoltà starà proprio in questo, perché vi ripeto, tutti cercheranno, come tipico del 7 di coppe, diciamo di far bella figura, cioè di in qualche modo nascondere i propri difetti per invece far emergere i propri pregi. Di conseguenza queste persone potrebbero anche spesso indossare, diciamo, una maschera proprio per cercare di dare di fronte a voi il meglio di sé, che però potrebbe non corrispondere alla loro effettiva condizione o personalità. Quindi diciamo che ecco, quello che vi viene ulteriormente consigliato è di prestare ovviamente attenzione a tutte queste persone che chiaramente si presenteranno ovviamente a voi, perché vi ripeto ce ne saranno tante. Il 7 di coppe parla proprio di, vi ripeto, una grande pluralità, cioè della presenza ovviamente di più persone che cercheranno appunto in qualche modo di conquistarvi e ovviamente corteggiarvi. Tra l'altro ragazzi, il 7 di coppe parla anche, vi ripeto, di sì, un corteggiatore in particolare che potrebbe proprio essere particolarmente appunto acceso nel volervi conquistare. Quindi parla di incontri, di sviluppi anche insperati, ma anche di riappacificazioni. Quindi appunto vi ricordate che vi parlavo di questo ipotetico appunto cavaliere che torna dal passato, quindi sicuramente potrebbe riallacciarsi nella vostra vita un rapporto dopo un periodo di crisi o comunque addirittura un vero e proprio distacco. Fatto sta che obiettivamente il 7 di coppe parla proprio addirittura di una telefonata, comunque di un contatto, un primo contatto importante che appunto andrà a sbloccare una situazione, una comunicazione, appunto una telefonata, generalmente un contatto molto pratico, quindi non soltanto un semplice messaggio, qualcosa che lascia il segno, che quindi obiettivamente
vi darà un grosso carico sulla vostra sfera emozionale, ma sicuramente un carico molto positivo, d'accordo? Quindi incontri entusiasmanti, molte più persone, quindi una bella situazione che però, vi ripeto, ha come ovviamente contraltare un po' di confusione, perché obiettivamente voi potreste, diciamo, trovarvi, ecco, di fronte a più persone da vagliare e da valutare, vi ripeto, persone che potrebbero non agire, diciamo così, in maniera del tutto pulita e scoperta. Inoltre il 7 di coppe parla anche di una conoscenza che potrebbe essere non del tutto libera, o tra queste persone che potrebbero appunto avvicinarsi e corteggiarvi potrebbe essere una persona non del tutto libera, che però è assolutamente intenzionata nel darvi comunque il piacere che meritiate, d'accordo? È chiaro che comunque, ragazzi, il 7 di coppe parla di abbondanza, quindi ci saranno sicuramente più persone disposte e ovviamente disponibili nel darvi ovviamente quello che voi appunto avete sempre aspettato e meritato, quindi una vita sentimentale anche molto più, diciamo, viva, una situazione che vi faccia sentire appunto al centro dell'attenzione, proprio come questa bellissima ragazza. Ora cerchiamo invece appunto di capire su cosa, quali situazioni o ad esempio su chi il vostro stato d'animo si, diciamo, concentrerà maggiormente. Qui abbiamo ovviamente un re di pentacoli. Allora ragazzi, sicuramente il vostro, diciamo, animo risulterà particolarmente preso, diciamo, da una persona in particolare, cioè un re di pentacoli. Allora, il re di pentacoli generalmente non è una persona giovanissima, quindi generalmente ha dai 40-45 anni in su. La caratteristica del re di pentacoli è appunto di non essere una persona libera, quindi potrebbe essere proprio questa persona identificata dal 7 di coppe, cioè tra le tante persone che si avvicinano a voi, oltre a questo cavaliere di bastoni che invece abbiamo visto è una persona libera, potrebbe proprio esserci un re di pentacoli, una persona però impegnata, quindi una persona che obiettivamente a voi piacerà tanto, perché ovviamente questa è la posizione della priorità per il soggetto della stesa, in questo caso della consultante. Quindi per voi questo re di denari avrà obiettivamente un peso maggiore rispetto magari anche ad altri, anche magari rispetto a questo cavaliere di bastoni, cioè questo re di pentacoli non vi sarà indifferente, assolutamente no. È un uomo, diciamo, anche benestante da un punto di vista economico, è una persona riuscita, è una persona che ha un proprio posto di lavoro ben definito, ovviamente. È una persona che, vi ripeto, ovviamente sarà particolarmente attratta da voi, perché qui ragazzi parliamo di pentacoli, quindi sicuramente una persona che cercherà, diciamo, la vostra vicinanza e il vostro contatto a seguito ovviamente di una grande attrazione che chiaramente si percepirà sin da subito tra di voi. Ecco, ovviamente però un neo importante è e rappresenterà appunto il fatto che questa persona, questo re, potrebbe proprio essere impegnato. Ora, per impegno non si deve necessariamente intendere un matrimonio, anche ma non soltanto, potrebbe essere una persona che comunque ha, diciamo, una fidanzata, che convive o che sta comunque frequentando già qualcun altro, quindi generalmente è una persona sposata e anche con figli, però potrebbe anche essere una persona che per esempio è ovviamente in via di fidanzamento, di matrimonio, cioè una persona che comunque ha qualcuno al suo fianco, non è una persona totalmente libera, e ovviamente è una persona che, esattamente come il cavaliere di bastoni, mette come priorità nella scelta di un eventuale compagno o compagna l'aspetto estetico. Rispetto però ovviamente
ovviamente al Cavaliere di Bastoni, il Re di Pentacoli ovviamente però diciamo che non ha l'onestà e in qualche modo la trasparenza del Cavaliere di Bastoni, bensì appunto una persona molto furba, è una persona che si sa vendere bene, è una persona particolarmente attenta, discreta, una persona che ci sa fare, quindi è la classica persona in grado di ammaliare, diciamo, la propria preda, però obiettivamente con uno scopo che non è uno scopo, diciamo così, molto nobile, o comunque è una persona che ha intenzionalità molto più pratiche, cioè una persona che vuole consumare, d'accordo? Non è una persona che, diciamo, ha interesse nella costruzione di un vero e proprio, diciamo, rapporto con voi, a differenza ad esempio invece del Cavaliere di Bastoni, che invece è una persona molto più pulita e che ha anche delle intenzionalità romantiche, d'accordo? Quindi sicuramente entrambi molto attratti, però obiettivamente da un punto di vista morale ed etico il Cavaliere di Bastoni risulterà essere ovviamente una persona molto più pulita e chiaramente molto più sana per un rapporto, diciamo così, anche da viversi in maniera molto più semplice. Il Re di Pentacoli invece è una persona un po' più complicata. Tra l'altro, ragazzi, da un punto di vista astrologico, il Re di Pentacoli di solito appunto è legato ai segni di terra, quindi Vergine, Toro e Capricorno. Quindi ovviamente potrebbe appartenere ad uno di questi tre segni, oppure potrebbe avere l'ascendente in uno di questi tre segni, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi tre segni di terra nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono ovviamente questi pianeti? Lo abbiamo detto prima, per esempio Venere, piuttosto che appunto Luna, Mercurio e Marte. Vi faccio un esempio: potrebbe essere del segno zodiacale del Toro e avere l'ascendente in Capricorno e per esempio la Venere in Toro, d'accordo? Quindi una persona che ha ovviamente una forte compresenza dei segni ovviamente di terra nel proprio tema natale. Quindi è una persona molto pratica, chiaramente, è una persona godereccia che ama le cose belle della vita, ma ovviamente è una persona che si fa un po' pochi scrupoli quando ovviamente deve raggiungere un obiettivo. L'obiettivo chiaramente sarete voi, perché questa è una persona che farà altrettanto di tutto per potervi conquistare, però vi ripeto, attenzione, perché generalmente non è, diciamo, proprio una persona così, ecco, pulita da un punto di vista etico e morale. Potrebbe proprio essere una persona impegnata. Ecco, è chiaro, ragazzi, che il motivo per cui obiettivamente questa persona sia comparsa proprio ovviamente in questa posizione, cioè nella posizione inerente ovviamente al vostro maggior, diciamo, ambito di interesse, è significativo. Cioè obiettivamente, ragazzi, a voi questa persona chiaramente piacerà particolarmente, magari anche proprio più di tante altre persone. Quindi vi ripeto, sinceramente, obiettivamente, viste le carte, direi che prossimamente non vi annoierete, perché qui di energie maschili ne sono comparse, direi, diverse. Quindi questo Cavaliere di Bastoni, questo Re di Denari, non dimentichiamoci comunque il Cavaliere di Spade e ovviamente questo Sette di Coppe, che ovviamente identifica una pluralità chiaramente di persone interessate a voi. Chiaramente però vi ripeto, la scelta finale, proprio come appunto voleva il Due di Bastoni, spetterà unicamente a voi, proprio perché avrete appunto la possibilità di ovviamente vivere in una situazione decisamente molto più favorevole, avendo ovviamente un parterre migliore di persone tra cui scegliere. Ovviamente però dovrete scegliere con assoluta lucidità, proprio tenendo conto appunto il fatto che questo Re ovviamente di Denari non è e non sarà chiaramente libero. Ora, ragazzi, invece occupiamoci appunto dell'ultima posizione, chiaramente la più importante, ossia obiettivamente che cosa accadrà nella vostra vita sentimentale, quindi per quanto proprio riguarda il vostro percorso evolutivo, ovviamente nei prossimi 6 mesi. Allora, e qui abbiamo un arcano maggiore che io amo da morire, appunto, ossia l'arcano senza nome, l'arcano della morte.
bene, allora, questa stesa si conclude nel migliore dei modi, poiché ovviamente l'arcano della morte parla di un enorme cambiamento. Allora, nella vostra vita ci sarà una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione drastica, cioè la vostra vita cambierà come il giorno e la notte, quindi sicuramente, vi ripeto, la morte parla di qualcosa che viene eliminato, cioè a seguito di questa famosa scelta voi andrete per forza, ragazzi, obbligatoriamente ad eliminare qualcosa ovviamente nella vostra vita, ma chiaramente anche a lasciare quindi spazio, a far posto a tutto ciò che di nuovo ci sarà. Cioè la carta della morte, ragazzi, è una carta molto severa, perché ovviamente parla di una situazione che ovviamente viene tagliata, che ovviamente viene eliminata, per chiaramente lasciare posto a qualcosa di completamente nuovo. Ovviamente tutto ciò che viene tagliato non rappresenta qualcosa di positivo per il soggetto, cioè ragazzi, la carta della morte non è mai una carta di cattivo auspicio, proprio perché rappresenta, diciamo, quel momento fisiologico di cambiamento che tutti noi prima o poi nella nostra vita dobbiamo affrontare, per cui obiettivamente si andrà appunto ad eliminare, diciamo, qualcosa che nella nostra vita rappresenta una zavorra, qualcosa che non ci fa più bene, qualcosa che non ci fa più evolvere. Di conseguenza, ragazzi, nella vostra vita si aprirà un percorso completamente nuovo. Vi ripeto che la carta della morte è una carta veramente molto bella ed è una carta molto positiva, che parla ovviamente anche di un cambiamento in ambito sentimentale, cioè nel caso in cui voi siate per esempio impegnate, voi potreste decidere di chiudere definitivamente il rapporto con il vostro compagno ufficiale per iniziare un'altra storia, oppure nel caso in cui voi siate impegnate, voi potreste, diciamo, ricominciare da capo, da zero, con il vostro attuale compagno, però ripartendo da basi completamente nuove. Nel caso in cui voi siate single, la morte rappresenta comunque una situazione che va a cambiare, cioè voi non sarete single a vita, d'accordo? Quindi qui c'è una persona che entrerà a far parte della vostra vita e che ovviamente rappresenterà però una relazione vera, sana, una sorta di per sempre, d'accordo? Quindi non una situazione mordi e fuggi, conoscenze basate solo sulla sessualità, cioè la morte parla di un impegno serio, d'accordo? Quell'impegno che voi avete sempre voluto. Quindi la morte parla di un'innovazione, parla di un'evoluzione, parla di un cambiamento radicale che ovviamente potrebbe anche abbracciare altri ambiti della vostra vita, perché la morte non parla solo di un cambiamento sentimentale, in particolar modo, d'accordo, in questa stesa che parla dei sentimenti, però è una carta che parla anche di un cambiamento in vari ambiti dell'individuo, cioè voi contemporaneamente, diciamo, a questo cambio di partner, voi potreste anche effettuare per esempio un cambiamento di abitazione, di professione, di luogo di residenza, abitudini, amicizie, cioè ci sarà un vero e proprio cambiamento abissale nella vostra vita che vi permetterà di rinascere da capo. La morte, ragazzi, rappresenta, motivo per cui questa carta a me piace da morire, tutto ciò che viene eliminato di negativo nella vita di un individuo per dar vita a qualcosa di totalmente nuovo e quindi permettere al soggetto della stesa proprio di risorgere, di rinascere a nuova vita, d'accordo? Quindi da nuove basi completamente, cioè voi ripartirete proprio da zero. Ora, le tempistiche della carta della morte non sono, diciamo, tempistiche lente, però hanno, diciamo, un effetto duraturo. Cosa significa? Che questo inizio di, diciamo, cambiamento, quindi questa nuova evoluzione, questo momento particolarmente importante, questo giro di boa che rappresenterà appunto un nuovo percorso karmico nella vostra vita, ecco, si inizierà a percepire, inizierete a notare i primi segnali entro il prossimo mese. Però, ovviamente, questa evoluzione procederà
per diversi ovviamente mesi, quindi non è un'evoluzione che ovviamente inizierà e finirà entro il prossimo mese, assolutamente no. La carta della morte significa ovviamente nella vita del soggetto della stesa e della consultante un cambiamento che si inizierà a percepire entro grosso modo le prossime 3-4 settimane, un mesetto al massimo, ma che ovviamente verrà portato avanti, come è logicamente ovviamente comprensibile, oltre il prossimo mese, entro ovviamente i prossimi 4, 5, 6 mesi o anche addirittura entro il prossimo anno. Cioè il vostro cambiamento, essendo un cambiamento così radicale, ragazzi, non avverrà dall'oggi al domani, è un cambiamento che avverrà step by step, fisiologico, positivo, che vi porterà completamente a cambiare vita. Attenzione che la carta della morte è legata a 2 segni zodiacali, cioè Scorpione e Capricorno. Quindi il momento, diciamo, clou, che ovviamente vedrà in voi veramente il massimo, l'apice del cambiamento, ecco quando ci sarà, quando verrà veramente avvertito: in autunno e ovviamente inverno, Scorpione appunto e Capricorno. Quindi sicuramente entro ovviamente l'autunno e chiaramente conseguentemente l'inverno, voi vedrete un vero e proprio cambiamento nella vostra vita. Cioè la morte rappresenta un anno che deve trascorrere. D'accordo? Quindi dal momento in cui voi andrete a vedere questa stesa, entro il prossimo mese voi inizierete a notare degli enormi cambiamenti, per poi ovviamente arrivare definitivamente entro un anno ad un cambiamento totale e totalizzante. In amore rappresenta un cambio di partner, oppure un ripartire completamente da zero, oppure, come vi ho detto sino ad ora, andare a riprendere una storia del passato, però, vi ripeto, ripartendo chiaramente da zero. D'accordo? Quindi non ovviamente ricommettendo gli stessi errori. D'accordo? Ripeto, qui ci sono molte energie maschili che per voi saranno importanti. Quindi questo re di denari, questo cavaliere di bastoni e ovviamente anche questo cavaliere di spade, con anche tutti questi altri personaggi rappresentati ovviamente dal 7 di coppe. Quindi la parola chiave dei prossimi mesi è: non ci si annoierà, cioè voi non vi annoierete. Qui ci saranno molte persone che cercheranno in tutti i modi ovviamente di corteggiarvi, ma ovviamente soltanto uno di questi riuscirà definitivamente a rubarvi il cuore, persona con la quale appunto inizierete proprio un nuovo ciclo karmico voluto dalla morte, ovviamente entro i prossimi mesi, d'accordo? Un cambiamento radicale che potrebbe rappresentare per voi anche proprio un cambiamento, vi ripeto, di residenza, lavoro, vi ripeto, abitudini, amicizie. Voi andrete a cambiare la vostra vita come il giorno e la notte, come vuole la carta della morte, proprio cercando di ovviamente cancellare tutti gli elementi negativi che sino ad ora ne hanno fatto parte. D'accordo, ragazzi? Dunque, stesa veramente molto bella, vi ripeto, siamo partiti da una situazione totalmente statica e in qualche modo bloccata per arrivare ad un futuro assolutamente vivace, vivo, con nuove conoscenze, tanti corteggiatori e una scelta finale che porterà ad un cambiamento totale di vita. Io veramente ve lo auguro con tutto il cuore, perché la vita è cambiamento, d'accordo? Il cambiamento comporta vita, comporta progetto, comporta aria nuova, comporta ossigenarsi nuovamente d'amore, di piacere, di nuovi progetti e appunto di vita, d'accordo? Quindi io ve lo auguro veramente con tutto il cuore. Ovviamente sapete che poi, ragazzi, io tendo a rifare comunque dopo un certo lasso di tempo le stese, quindi chiaramente andremo ancora a tenere d'occhio la situazione. Per il momento, che dirvi, ragazze mie? Allora, buoni incontri e ovviamente buona fortuna con tutti questi corteggiatori così validi e ovviamente, come sempre, a presto!